Buonasera. Oh. Facciamo qualche secondo per fare due scatte. Che devo fare? Va bene così? Ok, grazie. Allora cominciamo con ESPN, lì sulla sinistra. Grazie anche a lei. Il mondo è con gli occhi su questo Napoli meraviglioso, si gode di vedere giocare la sua squadra. Qual è il segreto? Ho anticipato io in un piccolo, gioca con tanti giocatori, sono tanti titolari. Simeone, essendo che sono argentino, forse questo mi ha buttato l'occhio su di lì, un giocatore che entra poco ma quando entra rende tantissimo. Mi racconta com'è questo, il segreto di questo Napoli? Grazie. Ma il segreto in questo caso qui è quello di Pulcinella, nel senso che per fare grandi squadre ci vogliono grandi calciatori, è impossibile che avvenga diversamente. E il Napoli è stato bravo a costruire una squadra di grandi calciatori. Poi è chiaro che ci vogliono delle qualità, oltre a quello che essere bravi calciatori, tipo l'umiltà, la disponibilità, la professionalità, di volersi mettere a disposizione, di aiutare il compagno, di voler diventare un gruppo e non l'addizione di 11 singoli calciatori, e di voler collaborare in tutto quello che facciamo. Poi si va a scegliere un disegno da un punto di vista di organizzazione di squadra, e se loro accettano che sia quello giusto si va a lavorarci dentro e si inizia. Se questo dà soddisfazione e soprattutto riempie i cuori di un pubblico come quello passionale, come quello napoletano, diventa tutto più facile, perché loro poi ti rimbalzano addosso tutto il loro affetto, tutto il loro amore, e si va ad essere ancora più creativi, ancora più qualitativi. Grazie a lei. Sono qui, mister. Sono qui. Buonasera mister. Ricordo alla vigilia di Napoli-Liverpool, la prima giornata di Champions, lei aveva detto che la Champions è come il Luna Park del gioco del calcio. Volevo chiedere però se per questa volta, per questa partita, sentite la responsabilità dell'evento storico di poter arrivare per la prima volta nella storia del club ai quarti di Champions, e quindi se ritiene che questa è la partita più importante nella storia Coppa Campioni Champions del Napoli. Ma sì, siamo di fronte a una grande sfida, perché poi potrebbe essere paragonata alla prima finale della stagione, perché può determinare molto per la squadra e per il club, perché si andrebbe a far parte della storia di questo club. Non penso che diventi una pressione per la squadra, perché ormai l'ho vista già diverse volte in questa stagione, l'abbiamo già vista diverse volte, anche quando poi è successo che non abbia fatto il risultato della partita precedente, e quella successiva non si è mai lasciata tirare dentro il vortice delle difficoltà che si addizionano in conseguenza di quelle precedenti. Per cui io sono tranquillo di quella che è la forza, di quella che è la qualità dei miei calciatori a riproporre la stessa qualità che ci hanno quasi sempre fatto vedere. Naturalmente si vuol vedere, visto che
trattasi quasi di una finale, un atteggiamento di squadra affamata a voler fare il risultato, perché ci sono delle storie che vanno vissute e ci sono delle storie che bisogna per forza portare a casa quello che è il risultato. In questo caso qui è così. Grazie a lei. Sulla destra Sky. Salve, buonasera Spalletti. Immagino che abbia visto tante partite di questa Champions League, i numeri sono tutti dalla parte della sua squadra. Le voglio chiedere se si è fatto un'idea, cioè se pensa che questo gruppo possa giocarsela alla pari con le grandi d'Europa. Io penso che la mia squadra, per quello a cui mi ha abituato durante tutti gli allenamenti dal primo giorno che siamo stati insieme quest'anno, sia una di quelle che non abbassa lo sguardo. Però poi c'è sempre da rifare dall'inizio le stesse cose, non è che si porti dietro l'addizione di quello fatto fino adesso o dei numeri che ci possano creare vantaggi. Noi in questo caso qui non abbiamo da pensare a quello che è la Champions League in generale, noi abbiamo da pensare a passare il turno domani sera. Noi abbiamo questa squadra davanti, che è una squadra che ha passato un girone con delle squadre fortissime, perché c'era il Tottenham, c'era l'Olympique che è seconda in classifica in Francia, c'era che ora mi dimentico, la quarta che fa l'Europa League e che sta facendo benissimo, lo Sporting, e l'anno scorso questa squadra qui è quella che dopo essere usciti noi con il Barcellona è andata a Barcellona e ha vinto la partita a Barcellona, per cui non si ha totale rispetto della qualità dell'Eintracht e di quello che è il lavoro di Glasner che sta facendo con questa squadra, e sappiamo che sarà una partita durissima e difficilissima, perché poi ragionare in quella direzione di come abbiamo iniziato vuol dire essere presuntuosi di pensare già ai turni successivi, e non è il nostro modo di fare, non è il nostro modo di ragionare. Abbiamo una domanda da parte della stampa a seguito dell'Eintracht. Prego la cuffia. Buonasera. In Germania è un grande tema il fatto che i fan dell'Eintracht non entreranno allo stadio, e cosa ne pensa lei in quanto allenatore del Napoli e cosa ne pensa la fan? Allora, mi sono appuntato anche qualcosa in funzione di questo, perché poi è un provvedimento adottato in conseguenza di quello che è successo all'andata, dove non è stato garantito il massimo dell'ordine pubblico per i nostri tifosi, e dove si sono trovati di fronte a situazioni spiacevoli. E quando c'è qualcosa che riguarda l'ordine pubblico, ci sono dei professionisti che lavorano, tipo l'osservatorio, tipo la questura, tipo politica, nella quale io non posso entrare, non posso andare a dare valutazioni. So che se c'è il timore che possa succedere qualcosa è giusto intervenire, e bisogna fidarsi di quella che è l'esperienza e di quella che è la qualità degli organi ufficiali che sono lì addetti a prendere delle decisioni, e se prendono delle decisioni bisogna adeguarsi, e questo non dipende da quello che è il nostro club, perché su questo si è anche ironizzato un pochettino,
che non è una cosa molto corretta, perché non dipende da noi. Gazzetta dello Sport, qui a destra. Buonasera. Senta Spalletti, lei ha chiarito la mentalità quale deve essere partita per partita della squadra, però questa partita per la prima volta pone una situazione diversa, cioè un risultato all'andata che conta, perché quindi non dico che si può gestire, però è una situazione diversa che può porre condizioni mentali diverse. E poi rapidamente come concetto, non parlo degli altri eventuali ballottaggi, ma se Meret sta bene, è in grado di giocare o magari può fare valutazioni diverse proprio perché un posto di un portiere è una cosa delicata? Allora, per quanto riguarda la psicologia del calcio, delle squadre e dei calciatori, andare a fare calcoli da un punto di vista mio è una cosa sbagliata, perché si rischia poi di modificare qualcosa, e nel calcio è sottilissima la differenza che può determinare un modo di pensare o un episodio che ti succede poi dentro la partita. Abbiamo sempre fatto così, ci siamo parlati all'inizio di fare questo calcio qui, di andare a provare a offrire un calcio che sia bello da vedere a un pubblico esigente che si intende di calcio come quello napoletano, perché ha visto giocare calciatori forti, fortissimi, ha visto il più forte di tutti, e a loro ingannare loro diventa difficile, per cui abbiamo parlato all'inizio, di quando sono arrivato, di riportare il pubblico allo stadio. Dentro quel tipo di ragionamento di lavoro c'era una qualità di gioco da offrirgli, perché se no non vengono allo stadio a Napoli, se non gli offri uno spettacolo visibile. E domani sera una maglia, sì, una maglia ce l'ho assegnata, una maglia è già data, quella al nostro pubblico. Loro giocano titolari di sicuro domani sera. Quella lì e basta, ho assegnato. Tutte quelle altre sono forze. Christoph Michel, Sport 1. Domani il Francoforte gioca senza Kolo Muani e Lindström. Che tipo di gioco vi aspettate per domani? C'è il rischio di sottovalutare la squadra? Di sottovalutare la squadra, l'ho detto prima, noi sappiamo la forza della squadra di Glasner, sappiamo come lavora lui, che ha fatto un lavoro ottimo su questa squadra, sappiamo che l'anno scorso anche a Barcellona non c'era Colomani e la squadra ha vinto lo stesso, per cui non si corre il rischio di essere sotto livello da un punto di concentrazione, da un punto di attenzione, da un punto di vista di voglia. Siamo davanti a un qualcosa che può far parte della storia del Napoli, e qui sono abituati alle grandi storie. La nostra città è una città abituata a grandissime storie, a grandissimi personaggi, e noi abbiamo l'ambizione di diventare una grandissima storia per la nostra città e dei grandissimi personaggi per la nostra città, per cui non sottovaluteremo sicuramente quella che è la forza che abbiamo davanti, e sappiamo che la qualificazione è al 50%, non un punto di più, un punto di meno, perché è una partita, non ci si porta dentro l'altro risultato perché ti potrebbe condizionare, c'è da rifare le stesse cose, da rifare quella partita magnifica che abbiamo fatto all'andata, e poi di vedere di vincerla, perché va anche vinta. Sulla destra, Corriere dello Sport. Buonasera.
Cuore o cervello, o tutte e due? Cuore, cervello e anche un po' di culo fra che ci siamo. Repubblica. Sì, eccomi, buonasera. Vorrei chiederle qual è l'insidia principale di domani sera, insomma, visto il valore dell'avversario. Grazie. L'insidia principale è il valore dell'avversario, perché noi a Francoforte abbiamo fatto una partita straordinaria e c'è da ripetere un'altra partita straordinaria per rivincere a un avversario così forte. Non è solo quella la partita che ha determinato la qualificazione, ha determinato l'ottimo campionato, ha determinato quello che è tutto il consenso dell'opinione pubblica verso questa squadra fino a questo momento. È tutto il resto, oltre quella partita lì, per cui noi dobbiamo essere bravi a sapere che ci troveremo davanti una squadra degna di queste sfide. Ultime due, Corriere della Sera e chiude il partito. Mister, prima ha detto giustamente che a Francoforte avete fatto una partita straordinaria. L'unico momento in cui vi hanno creato qualche problema è nei primi 10 minuti. Se sotto il profilo tattico si aspetta un atteggiamento simile da parte dell'Eintracht rispetto all'andata, e cosa chiede la sua squadra per l'inizio gara? Ma io non lo so quello che loro proporranno nell'inizio o durante la partita, quelle sono strategie che spettano a Glasner, ma so che tenteranno di fare qualche cosa di diverso sicuramente, perché il risultato della partita dell'andata li obbligherà a fare qualche cosa di differente, perché debbono recuperare un risultato, per cui useranno una tattica di pressione maggiore a quella fatta nella partita d'andata, anche se la loro caratteristica poi è quella di essere bravi a ripartire, ad attaccare gli spazi a campo aperto, e noi dobbiamo essere così umili, così normali da saper valutare o perlomeno di avere tutte le attenzioni per quello che gli altri possono mettere davanti, perché loro ci metteranno davanti delle cose, ma noi saremo pronti a saper fronteggiare tutto quello che loro ci metteranno davanti. Abbiamo lasciato Meret con un polso dolorante, Lozano che non era stato convocato con la Lazio, Kim dolorante ad un polpaccio, Raspadori mai convocato. Qual è la situazione dei quattro, se ce lo può dire, in vista di domani sera? Che Raspadori eravamo tutti entusiasti di provare a portarlo in panchina, però gli esami hanno fatto vedere che si rischierebbe qualcosa, per cui ci prendiamo, visto quello che è il periodo ormai che ha dovuto passare, ci prendiamo qualche altro giorno per farlo guarire per bene, e che poi gli altri sono a disposizione, che possono essere scelti per giocare titolari. Lozano, Kim e Meret sono tutti a disposizione, completa disposizione. Stamani dentro l'allenamento si sentiva già la voglia di esserci, si percepiva già anche il profumo dello stadio pieno di domani sera. Grazie a tutti. Grazie a voi.